Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dell'Acquario, anche ascendente Acquario, anche l'uno Venere in Acquario se ce l'hai. Oggi andiamo a vedere cosa accadrà nel mese di agosto. Andiamo a farlo attraverso la nostra tarologia co-creativa, dove ti dirò cosa accade, ma non solo, ti darò gli strumenti per cooperare con il tuo destino, affinché non rimanga un destino passivo, tu non subisci più gli eventi, ma partecipi da maga, da sciamana, da sciamano. E ragion per cui chi non ha iniziato ancora la porta di agosto 2026 lo invito a farlo, perché la porta è l'incarnazione della co-creazione, va bene? Quindi ti consiglio di recuperarlo, perché questo video sarà un naturale proseguimento se non l'hai ancora fatto. Se non hai, se non vuoi fare la porta di agosto, non fa niente, però io farei un minuto di silenzio. Noi stiamo smettendo di subire gli eventi, ecco, quello è un modo semplice, efficace, migliaia di voi che mi scrivete tutti i giorni lo sapete, lo dico soprattutto per le ragazze nuove, per co-creare con gli eventi, no? Noi restituiamo, ci ridiamo quello che abbiamo consegnato il potere alla politica, alle religioni, alla nostra mente razionale, noi ce lo stiamo riappropriando, ecco, a mezzo di piccoli gesti, piccoli rituali, noi ci riappropriamo di questo potere e realizziamo il capolavoro della nostra vita. Allora, partiamo subito. Acquario, chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te, affinché tu abbia la gioia della co-creazione, la bellezza, la verità e l'amore. Tondo, tondo. Energia generale del mese, andiamo a mettere 3 tarocchi e un oracolo. Cosa si muove nel tuo mese e quali energie potrebbero manifestarsi nella tua vita? 3 tarocchi, il matto, il 6 di bastoni, bellissimo, e la torrona, la torre. Andiamo a mettere adesso un oracolo. Wow, la porta del tempio, che è la carta corrispondente sia alla papessa che al mago. Allora, tu lo sai che questo è un mese iniziatico per te, no? Cioè, ma anche per me, io pure sono Acquario. Allora, c'è l'invito fortissimo a lasciare definitivamente una vecchia identità per diventare più autentica, più autentico. Allora, il matto, sapete quanto amo questa carta, è proprio la carta tua insieme a quella della stella, e ho fatto anche il rituale sul matto, semplicissimo, che veglia su di te in questo mese nel viaggio erotico degli arcani, è il corso gratuito che è su questo canale e ti invita a recuperare anche quel rituale. Allora, il matto allora agosto è la porta verso l'ignoto, cioè il matto è proprio l'archetipo di chi accetta di lasciare ciò che conosce per rispondere a una chiamata più grande. Cioè il matto non parte perché sa già dove arriverà, parte perché sente che la vita lo sta chiamando. E questo per te è un invito a non aver paura del nuovo. Quindi ci sono delle occasioni, incontri, cambiamenti che arriveranno in forma inattesa. La domanda non è cosa succederà, la domanda è: io sono disposto a dire Emao, cioè meraviglia, a dire di sì quando la vita mi chiamerà a fare un passo nuovo. Poi arriva il 6 di bastoni e questa è una carta di riconoscimento. Io vedo non solo un applauso da parte degli altri, vedo tra l'altro il 6 di bastoni è uscito nella porta di luglio, di agosto. Guarda com'è il lineare. E infatti, perché io ho strutturato la porta che si apre una sola volta, quella di agosto, in base ai tarocchi che sono usciti. Allora, mi parla di vittoria, mi parla del momento in cui tu sentirai finalmente che hai un certo peso,
specifico, che hai, non dubiterai più del tuo valore. Cioè questa è la carta di chi cammina fiera o fiero perché ha imparato a riconoscere la propria luce. Il 6 di bastoni ti dice: mi raccomando, non nasconderti più. E poi la torre, che in questa posizione è stupenda perché dopo il riconoscimento arriva la liberazione. La torre distrugge quello che non è più vero, fa crollare tutte le maschere, le illusioni, tutte quelle strutture che ormai impediscono alla tua anima di respirare. Dice wow l'anima. E quindi ci saranno dei cambiamenti improvvisi. Già col matto lo sapevo e con la torre sottoscrivono. Cioè tutto ciò che ti impedisce all'anima di respirare crolla. Cioè ogni volta che la torre arriva lo fa perché il tuo daimon vuole costruire qualcosa di più autentico. E tutto ciò che sta accadendo è sacro, la porta del tempio. Cioè, perché dopo il matto, il 6 di bastone, la torre, il tempio ti dice che guarda che tutto quello che sta accadendo è sacro. Il tempio è il luogo dell'iniziazione, dove, allora, sai il daimon, come diceva Platone, Socrate, insomma, il daimon, prima di indicarti la strada, perché qua non la sai ancora la strada da seguire in avanti, no? Sai, il daimon è quella vocina che il rumore della mente non sente, infatti la torre te la farà crollare quel rumore della mente, la resa attiva, è quella vocina che ti dice no, io qua non ci sto più, cioè il tuo daimon non fa più compromessi con la tua paura di lasciare il conosciuto, e quella vocina è il daimon che ti dice io qua non ci sto più, ok? Ed entri nella porta della coscienza. Non entri per ottenere qualche cosa in specifico, entri per diventare chi sei. Cioè, siccome questa carta corrisponde al mago e alla papessa, anche qua ti invito a fare il corso erotico negli arcani, matto, mago e papessa. E il mago rappresenta l'azione consapevole, cioè è la papessa l'ascolto del mistero. Quindi agosto ti invita a unire queste due forze e agire, ma solo dopo aver ascoltato profondamente la voce dell'anima. Allora, accogli il nuovo con fiducia, riconosci finalmente il tuo valore, lascia crollare ciò che non appartiene più alla tua verità, e quello che stai vivendo in questo mese è un'iniziazione, quindi entra con rispetto e disponibilità alla vita. Allora, l'amante mistico sta in questo mese consacrandoti a una nuova coscienza, e adesso andiamo a approfondire tutto. Allora, andiamo a vedere il tema evolutivo del mese. Cosa desidera nascere attraverso di te? Cosa desidera nascere attraverso di te questo mese? Quale potenziale sta cercando di emergere? Tema evolutivo del mese. Vediamo cosa emerge con questa torre. Due tarocchi. Ah, il 3 di spade, una vecchia ferita. 3 di spade e il 7 di spade. Allora, fammi mettere un oracolo. Tema evolutivo del mese. Bellissimo. Carta oracolo, scambiarsi i doni, reciprocità, sorpresa. C'è una ferita che tu hai, una, perché è antica, e arriva perché vuole finalmente essere ascoltata una volta per tutte. Allora c'è un dolore che magari stai evitando, non ci metti più attenzione, non lo vuoi sentire, che magari governa ancora le tue scelte, sto dolore, non ascoltato bene. Il 3 di spade in questa posizione ti dice di non combattere quel dolore, ma di ascoltare quello che quel dolore è venuto a insegnarti. Lo fai nel tempio della papessa.
pratica della papessa e anche pratica di 14 giorni. La porta, ok, di agosto. E questo 7 di spade che comprendiamo ancora meglio perché mi parla di strategie, di difesa, di tutte quelle volte in cui per non soffrire ancora ti proteggi, analizzando il dolore, distraendoti. Cioè, a volte nascondiamo quello che proviamo, no? A volte ci allontaniamo prima di essere feriti, credendo di proteggerci, ma in realtà ci stiamo separando dalla vita, separandoci dalle emozioni. Ciò che dà vita a qualcosa sono le emozioni. E il 7 di spade rende visibili queste protezioni, perché solo ciò che vediamo, ciò di cui siamo consapevoli, può essere trasformato. E qua la lettura si illumina con questa bellissima carta, perché il potenziale che desidera nascere non è guarire questa ferita soltanto, è proprio tornare nello scambio, cioè tornare a ricevere. Se noi stiamo protetti, ci custodiamo, non riusciamo a ricevere, abbiamo il cuore chiuso, tornare a offrire e a ricevere, lasciarsi sorprendere, quindi la reciprocità è una delle forme più profonde dell'amore. Cioè, significa permettere all'energia della vita di fluire in entrambe le direzioni, dare e ricevere. Questo mese l'anima tua vuole ricordarti che non tutto ciò che arriva è un dolore. Cioè, ci sono dei momenti in cui la vita vuole tanto nutrirti, ma a volte non riusciamo a sentirla questa cosa. Allora ti dice: accogli la ferita come una maestra, osserva tutte le strategie con cui tu hai imparato a proteggerti, perché il nuovo potenziale nasce quando torni a fidarti della reciprocità e permetti alla vita di sorprenderti. Quindi, allora, la torre abbatterà una struttura. Qui scopriamo quale struttura, non solo una convinzione che hai mentale, ma quella parte che dopo essere stata ferita ha imparato a trattenere invece che a scambiare. Cioè ti sei chiusa dopo che sei stata ferita o sei stato ferito. Allora l'amante mistico questo mese non ti dice dimentica il passato, ti chiede non lasciare che il passato non pacificato decida il tuo futuro, ma pacifica le tue immagini. Lo fai con i mezzi che ti do, quelli rituali, no? Perché la reciprocità è possibile solo quando il cuore torna disponibile a ricevere, tanto quanto a donare, ok? È un mese bellissimamente iniziatico questo. Vediamo nel lavoro, denaro, missione. Vediamo adesso. Vediamo lavoro, denaro, missione. Andiamo a vedere cosa potrebbe muoversi concretamente nel lavoro e nel denaro e come collaborare con queste energie affinché sostengano la tua missione. Ricordando sempre che il denaro è una conseguenza del modo in cui stai offrendo i tuoi talenti alla vita. 3 tarocchi e un oracolo. La morte. 9 di bastoni. Il 4 di denari e poi ci mettiamo l'oracolo, lavoro, denaro, missione. Cambia strada, il sentiero è sconnesso, cambia direzione e arriverai lontano. Cita così la carta dell'oracolo. Te la dico proprio così a impatto. Allora, il messaggio è questo: non continuare a investire energia in una direzione che la tua anima ha già lasciato. Allora, vediamo la carta a carta. Questa è una benedizione, perché non sta annunciando una perdita nel lavoro, nel denaro, annuncia una trasformazione inevitabile. D'altronde, se l'energia generale c'è la torre con la porta del tempio e il matto, qualcosa nel tuo modo di lavorare,
qualcosa nel tuo modo di creare o qualcosa nel tuo modo di concepire la tua missione ha concluso il suo ciclo. E qua la morte arriva per permettere a qualcosa di più vero, di più autentico di nascere. Il 9 di bastoni mi mostra la parte stanca di te, quella parte di te che ha resistito, che ha imparato a non arrendersi. Allora, c'è una grande differenza tra la perseveranza o continuare a fare qualcosa che ha già terminato il suo compito. Cioè la perseveranza nasce dall'amore, l'ostinazione dalla paura, e poi il nodo sta qua, il 4 di denari, al controllo, no? Questa carta parla di attaccamento al controllo, alla sicurezza, al conosciuto. Magari molto spesso tratteniamo una situazione lavorativa o tratteniamo un progetto o tratteniamo quello che crediamo di essere a livello professionale perché ci fa sentire protetti, ma quello che stringiamo non respira. Quindi il 4 di denari ti fa una domanda: che cos'è che temi di perdere se lasci andare quella cosa? E questo messaggio è limpidissimo. L'oracolo ti dice che mica il tuo sogno è sbagliato, ti dice che forse il modo in cui stai cercando di realizzarlo non è più quello giusto. Cioè cambiare strada qua significa trovare il sentiero che permette al tuo sogno di fiorire. Quindi lascia morire quello che non appartiene più al tuo cammino e distingui la perseveranza dall'ostinazione. Lascia andare il bisogno di controllare l'esito delle cose. Basta. La vita ti sta indicando un sentiero più autentico, perché qua così ti spegni. Allora ti dice: crolla tutto, avrai successo, fai questo. E qua c'è una coerenza stupenda con tutta la lettura, perché il matto apre una nuova strada, la torre abbatte quello che è vecchio, l'amore è come, scusami, la morte è ciò che completa l'opera, no? È come se l'amante mistico ti stesse dicendo: mica ti sto togliendo dal cammino, dalla tua missione, ti sto togliendo la strada sbagliata, ti sto togliendo il modo in cui stai offrendo i tuoi talenti. E allora anche il denaro può tornare a fluire come conseguenza naturale della verità che sta incarnando. Mi spiego? Certo, è molto forte questa lettura, molto molto forte. Ok, andiamo a vedere l'amore e poi andiamo ancora più profondamente a vedere l'ombra e tutto. Passiamo proprio nella tarologia co-creativa. Allora, cosa accade nell'amore? Cosa potrebbe manifestarsi nell'amore? E quale relazione desidera evolvere attraverso di te? Il carro. Wow, l'imperatrice accipicchia. Wow. E il 9 di bastoni di nuovo. Ok, ok. Allora, prendiamo gli oracoli, l'oracolo questo. Allora, amore, carro, imperatrice, 9 di bastoni e poi carta oracolo. Momento presente, chakra della radice. Qua è quando riconosci chi sei, il 6 di bastoni. È la donna selvaggia, l'uomo selvaggio che riconosce di essere chi sei, non mendica più alcuna briciola e si protegge da ciò che non è più conforme al suo destino, alla sua evoluzione. Quindi io qua vedo sostanzialmente, vedo assolutamente un amore che può crescere in questo mese, ma solo se tu smetti di vivere nelle ferite del passato, perché dice momento presente, no? Esiste solo adesso, esiste solo adesso. Quindi, allora, l'amore galoppa in questo mese per te, si muove. Io qua vedo un incontro, una relazione che avanza o una decisione importante. Oppure il coraggio semplicemente di prendere finalmente in mano la direzione della tua vita affettiva.
Cioè il carro ti dice non lasciare che sia la paura a guidare il tuo cuore, scegli tu la direzione. E l'imperatrice è abbondanza, accoglienza, bellezza, la grande madre della vita. Quindi allora se siete già in coppia, questa carta parla di una relazione che diventerà più profonda, anche con della progettualità. Se sei single indica l'incontro con una persona capace di generare vita, capace di generare progetti, capace di generare crescita insieme a te. Ma una cosa ti ricorda questa carta: l'amore cresce dove ci sentiamo liberi di essere noi stessi. E qua il 9 di bastoni mi parla della prova. Cioè, allora, il cuore vuole aprirsi, ma c'è una parte di te ancora in difesa, no? Cioè, sulla difensiva, è questo 3 di spade con 7 di spade. Perché hai combattuto tante battaglie, hai paura certamente di rivivere vecchie esperienze. Cioè, questa carta ti dice, questa carta dice, non ti dice di abbassare le difese ingenuamente, ti invita a non fare di quelle ferite lì il criterio con cui giudicare ogni nuovo incontro. Ecco perché la pacificazione è importante, un'esperienza spirituale profonda è importante. Allora, questa diciamo che è anche la carta medicina, perché dice l'amore si costruisce nel presente. Cioè il chakra della radice, la donna selvaggia, l'uomo selvaggio, parla di fiducia, presenza, incarnazione. Quindi è come se la mente mistico qua ti dicesse, prima di chiederti ma questa relazione dove mi porterà? No, chiediti se oggi, nel momento presente, sei davvero presente dentro questa relazione. Perché solo chi è radicato nel presente può costruire un amore stabile. Io so da buon acquario quanto ce ne andiamo fuori con la mente. La mente, ricordati, ti porta o nel passato o nel futuro. Nel presente non ci riesce. Ecco perché le pratiche sono fondamentali. E qua la pratica dell'imperatrice è uscita anche. Va bene? Che ti riporta nel presente, ti aiuta a sbloccare primo e secondo chakra. Questo è il primo. Quindi scegli la direzione del tuo cuore con coraggio. Cioè, permettiti di far fiorire un amore che nutre e non lasciare che le vecchie ferite, 9 di bastoni, chiudano il tuo cuore. Perché la sicurezza nasce dall'essere pienamente presenti, non dal controllare quello che accadrà. Allora, tutta questa lettura mi parla di cambio, 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 matto, torre, morte. Allora, l'amante mistico ti dice, puoi cambiare tutto, ma non perdere il contatto con la terra. Noi qua stiamo facendo tarologia co-creativa. E qua ti dice, solo chi è ben radicato attraversa le grandi trasformazioni senza perdere se stesso. Ok, scendiamo ancora più in profondità, andiamo a vedere l'ombra di questo mese. Allora, dove stanno le carte? L'ombra, ecco. L'ombra del mese, qual è il demone con cui allearti? Cioè la forza actonia sotterranea con cui allearti, che sta cercando di raggiungerti. L'ombra del mese, Acquario, l'ombra del mese, mettiamo una carta di tarocchi, una carta di oracoli. Gli amanti, vedi che è la scelta, che non è solo l'amore, no? Gli amanti, anche qui c'è il podcast sugli amanti, guarda, se ti fai le pratiche qua ne esci proprio non vincente, immortale, col 6 di bastoni. Allora, gli amanti e poi carta oracolo, il cavaliere. Allora, l'aspetto in ombra è questo, coalizione con un principio distruttivo, inganno romantico. L'aspetto in luce è questo, lealtà, romanticismo, amore per l'onore. E la scelta dell'alleanza. È molto sottile, eh? Se vedo anche le altre carte, matto, torre, morte, in ogni carta ti sta chiedendo di scegliere quale vita vuoi servire, che tipo di vita vuoi servire. Allora, gli amanti è una scelta dell'anima, cioè ogni giorno noi scegliamo con chi stringere un'alleanza, soprattutto con la paura noi la scegliamo questa alleanza, cioè allora
Questa carta mi dice che molto spesso scegliamo di allearci alla paura e non all'amore, al controllo piuttosto che alla fiducia. Noi ci alleiamo spesso con quello che ci rimpicciolisce piuttosto che con quello che ci rende vivi. Ecco, gli amanti ti ricordano che il tuo destino cambia, cioè gli effetti del tuo destino cambiano ogni volta che scegli consapevolmente cosa fare entrare nel tuo cuore, quale forza lasciare entrare nel tuo cuore. Perché l'aspetto in ombra qua mi parla con un principio distruttivo di inganno romantico. Quante volte nel dolore ci sentiamo più a nostro agio? Dai, perché è lì che viviamo, cioè l'umanità, no? E quindi questa carta ti sta invitando a vedere con sincerità tutte quelle volte in cui noi stringiamo un'alleanza con quello che ci allontana dalla verità autentica. A volte ci seduce una persona, a volte ci seduce un'idea, un'abitudine o un modo di vivere che ci promette felicità, ma però continua a consumare lentamente la nostra anima. La luce del cavaliere è stupenda, lealtà, onore, romanticismo, cioè il vero cavaliere non combatte per conquistare, combatte per custodire quello che ama, combatte per amore. Ricordati quello che ti dico sempre, come disse Krishna ad Arjuna nella Bhagavad Gita: tu hai diritto all'azione, non ai frutti dell'azione, quelli appartengono al Supremo, cioè tu devi agire, il cavaliere è colui che agisce, no? Agisce per amore nel senso contro le proprie resistenze all'amore, al darsi, agli offrirsi, non è solo verso una persona, verso tutto, verso gli eventi, agisco per amore, agisco per fede e la fede ripaga sempre. Quindi ti dicono di agire per la fedeltà al tuo cuore, non all'ego. Non scegliere quello che affascina, scegli quello che rende la tua anima più libera. Quindi qual è il filo dell'ombra qua? Che gli amanti ti dicono che ogni trasformazione inizia da una scelta di alleanza, cioè con cosa scegli di allearti? Con il controllo o con la fiducia? Con la paura o con l'amore? E il cavaliere ti dice: osserva con chi o con che cosa stai camminando, perché la vera nobiltà è restare leali alla propria anima anche quando sarebbe più facile tradirla. Quante volte tradiamo il nostro daimon e quello ci sussurra: no, io qua non ci sto, anche se sembra seducente questa cosa, no. Quindi è molto forte questa lettura. Voglio vedere che cosa ti dice l'amante mistico con le carte apposta per l'amante mistico. Il colombo intuitivo, papessa, ti dice: ascolta solo la canzone della tua anima, confida nella tua intuizione, perché la tua intuizione è già una forma di sapere vero, antico. Esci dalla vita che occupa spazio, cioè esci dal rumore della mente, dal brusio, e cerca più solitudine interiore. Riconosci che sei un essere unico e che sei amato. Cioè, non hanno bisogno di essere spiegate queste carte, no? Allora, tutta la lettura mi sta raccontando di un agosto iniziatico dove tu riconoscerai chi sei, il tuo valore, grazie a un dolore che emerge, viene pacificato, c'è la possibilità di pacificarlo, cambiare il modo di relazionarsi agli eventi, alle cose, alle persone, al tuo modo di lavorare, alla tua vecchia identità, entrare con fede nel mistero, seguire l'intuizione, perché questo ti permetterà di avere grandi riconoscimenti, non solo esterni, prima di tutto interni, e quella pace imperturbabile di chi ha veramente realizzato se stesso. Sì. Mi sono dimenticata di mettere i miei oracoli qua rispetto alla persona che arriva. Li mettiamo subito. Cioè, cosa ti dice l'amore con i miei oracoli, lui, lei?
che potete trovare sotto all'info box in descrizione. Vediamo un po' cosa ti dice l'amore o la persona. Ti prego, non pensar male di me, se l'ho fatto c'è un motivo. E allora qua parliamo di senso di colpa, o tuo nei confronti di qualcuno o qualcuno verso di te. Allora ti prego non pensare male di me, se l'ho fatto c'è un motivo. Mi parla di tante dinamiche che possono intercorrere in questo mese, che mi parlano di emozioni come senso di colpa e responsabilità, no? Allora tu hai la possibilità di realizzare un grande amore, ma io credo che se l'ho fatto c'è un motivo, non pensare male di me si riferisca a te, perché qua abbiamo il 3 di spade e vabbè, anche l'altra persona, perché se no non arriva, no? È uno specchio delle tue zone recondite. Abbiamo il 3 di spade e il 7 di spade. È come se avessi protetto certe ferite per paura di non sentire, per paura di sentirle troppo. E quindi o che sia tu o l'altra persona, qualsiasi cosa accada, il comune denominatore è sei degna o degno di vivere un amore straordinario, autentico, a patto che riconosci questo valore. Ok, mettiamone un'altra. Quanto manca alla vetta, tu sali e non pensarci. Allora è come se l'acquario dice quanto manca alla vetta, l'altra persona dice tu sali e non pensarci. Momento presente, né nel futuro né nel passato. Allora qua avrai un amore che ti radica nel presente, che ti fa stare nel presente, ma prima di tutto deve essere una tua scelta consapevole. Questa è la tarologia co-creativa, per avere un amore da sogno. Ok? Qualcosa è tutto nuovo qua, è tutto nuovo. Come se avessi lo potrei intitolare l'aspirapolvere, questo video. Fammi vedere ancora cosa ti dice l'amante mistico con queste carte. Gioia, 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 che tutto in te sia gioia, questa è la tua meta. Allora il Daimon ti dirà dove non puoi più stare, lo farà con forza, no, basta, qua non posso stare, perché ti sta portando ad abitare una vita piena di gioia, 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 che tutto in te sia gioia, questa è la tua meta. E la tua intuizione sa dove andare in questo mese, perché l'amante mistico ti sta spingendo verso la gioia. Tutto ciò che accade è Mao meraviglia, mi do, ho fede in quello che accade, perché quello che accade ti sta portando alla gioia. Ok? Adesso andiamo a vedere con queste carte qual è la disposizione interiore da mantenere affinché questa gioia si incarni in te e ti porti verso la gioia, l'amante mistico, il destino. Reinventete, conosci i tuoi limiti e permettiti che ti guidano. I limiti possono insegnarti a prenderti cura di te stessa. Hai tutto il diritto di riposare e di dire di no. Allora, smetti di compiacere tutti. Smetti di fare questo. Se hai stanchezza, non ti va di fare una cosa, non la fare, non mi va. E Mao meraviglia. Se ti va di fare una cosa, sì, mi va, vengo, vado, e Mao meraviglia. Hai tutto il diritto di riposare e di dire di no. Conosci i tuoi limiti e permettiti che ti guidino. Se non ti va di fare una cosa, è no. Conosci quel limite, è no. Ti ho appena finito di dire che il Daimon ti parla attraverso un sonoro no. Non mi va più, non mi va questo. No, no. Cioè, il Daimon ti dice prima di tutto quello che non va più bene per andare nella gioia. E poi, quando tu lasci ciò che non va bene, ti apre la strada. Ok? Prenditi i tuoi tempi, riposati, fai quello che ti pare, ma veramente, non quello che pare agli altri. E avrai un miracolo in questo mese. Ma se tu pratichi la bellezza, la gioia e la verità che ti guidano in tutto quello che accade, ok?
Wow, quindi ragazze mie e ragazzi, io non aggiungo nient'altro, mi raccomando praticate anche la porta di agosto, va bene? Quella va bene. Quindi ti auguro un agosto strepitoso, veramente strepitoso, perché qua vedo grandi successi a patto che tu collabori con la Fede e col Daimon, va bene? E io ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.